Quando ci parla di biodiversità, di agricoltura biologica e di sostenibilità, di piante del futuro, perfino di conservazione o ricette antispreco, la cucina rurale ci parla di comunità. Ci piace pensare che questo accada nel modo in cui Aldo Leopold già nel 1948 descriveva nell'introduzione a Pensare come una montagna. Il ricercatore americano, considerato uno dei primi ecologisti, sosteneva che solo nel momento in cui riusciremo a considerare la terra come parte della comunità e non solo come una merce, cominceremo a trattarla con amore e rispetto. L'occasione che ci dà la cucina rurale è quindi questa: partire da ciò che mangiamo per guardare oltre la somma degli ingredienti, valutarli come un insieme di relazioni, di lavoro, di materia prima, di valore e fare una scelta. Germogli è il viaggio di Made in Nature alla ricerca delle radici del biologico, per dimostrare come il biologico non sia soltanto un'alternativa, ma una realtà già saldamente legata alle nostre abitudini alimentari, alle tradizioni culinarie del passato e a quella cucina rurale da cui oggi vediamo sbocciare la cucina del futuro. Se uno studia bene il tema della biodiversità e delle minacce alla biodiversità, rischi un effetto vertigine, nel senso che è talmente complesso capire cosa sia e capire la quantità di fattori che possono minacciarla e quindi di rimando a minacciare noi che ne beneficiamo, che autorizza molti alibi. Cioè la persona dice: va bene, mi hai spiegato tutto questo, cosa posso fare io nella mia singola esistenza? Nulla, esattamente, probabilmente nulla in questo senso come risultato totalizzante, esattamente come io, mi viene da fare un paragone, come io singolo botanico, il mio contributo è quasi ininfluente rispetto se raccolgo piante e le deposito in questo museo, è ininfluente in sé rispetto a quello che già c'era. Ma una storia che ci viene raccontata fin da quando siamo piccoli: ogni piccolo passo fa un cammino. Allora non vale la pena affatto ragionare in termini di effetto visibile sul totale. Vale sempre la pena, quando uno pensa cosa posso fare nel mio piccolo, moltiplicare almeno per 7-8 miliardi e dire: se ci deve essere un criterio di comportamento per il mio futuro, deve essere quello di immaginare come sarebbe significativo il mio comportamento se lo stesso ce l'avessero gli altri esseri umani sul pianeta. Quindi, per lo stesso motivo, io credo che il principale modo in cui le persone possono realmente contribuire a salvare la biodiversità è quella di non impattare sull'ambiente che la preserva, e quindi fare acquisti. È abbastanza banale la ricetta, forse non è banale che sia così chiaro il collegamento: fare acquisti istruiti ai principi della stagionalità, della prossimità e del minore impatto possibile sull'ambiente. Quindi secondo me le scelte alimentari sono le prime, poi ci sono le scelte che impattano in maniera più indiretta, quindi non hanno a che fare direttamente con la distruzione dell'ambiente, perché quelle sono essenzialmente il consumo delle risorse naturali oppure il consumo di suolo. Ho parlato delle coltivazioni, ma vale anche per la costruzione sconsiderata di infrastrutture, eccetera. Poi c'è la frammentazione, che vuol dire che io consumo poco il territorio, ma in fondo impedisco al sistema natura di funzionare attraverso i suoi scambi ordinari, perché lo interrompo. Cioè, costruire una strada in Amazzonia non erode moltissimo a livello di terreno amazzonico, ci sono spazi confinati intorno, ma se quella strada mi impedisce di attraversare una specie da una parte all'altra, ho creato un impoverimento forte della biodiversità. E poi ci sono tutti, ovviamente, l'inquinamento, il cambiamento climatico, ma anche questo ha a che fare con le scelte, soprattutto alimentari, perché la vita quotidiana ci fa confrontare soprattutto con quello che mangiamo. Quindi, secondo me, nel momento in cui noi decidiamo di mangiare una varietà e soprattutto decidiamo di mangiarla in un certo periodo dell'anno, in un certo luogo, facciamo una scelta che è carica di responsabilità in questo senso. Considerarsi parte attiva dell'ecosistema, con ruoli e responsabilità precise, ci racconta Lorenzo Cecchi all'Erbario Centrale di Firenze, ci permette di ragionare anche sul valore e gli impatti delle scelte che facciamo ogni giorno, anche in cucina. Scegliere ad esempio il biologico
Significa scegliere comunità produttive che investono nel benessere della terra e puntano sulla biodiversità agricola. Si tratta di un acquisto in cui rientrano le scelte individuali e gli effetti sulla comunità produttiva. Da un punto di vista ambientale, agroambientale, il biologico e il biodinamico è la quintessenza di una tecnica produttiva in campagna che rispetti quelli che possono essere gli equilibri, maggiormente gli equilibri naturali. Poi è chiaro, sono sempre azioni, cioè l'uomo interviene sempre, però bisogna capire sempre in quale misura e con quale obiettivo finale. Se c'è un ritorno, un feedback, cioè si deve creare un equilibrio però positivo da questo punto di vista. Dall'altra parte se facciamo un discorso strettamente commerciale, giustamente perché gli agricoltori sono delle aziende e non sono delle opere pie, chiaramente è uno strumento oggi concreto per dare valore alla produzione, per dare un valore aggiunto alla produzione, perché comunque è una produzione che ha un valore in più rispetto al metodo che chiamiamolo convenzionale, perché ci sono tutta una serie di interventi, di risultati che secondo me è giusto che hanno un valore ed è giusto che questo valore venga riconosciuto. Oggi non so se un domani l'agricoltura sarà sempre solo esclusivamente biologica e biodinamica, questo non lo potrà mai dire nessuno, però sicuramente è un sistema di produzione che premia il produttore, premia il consumatore e soprattutto perché premia l'ambiente. Paolo Pari è amministratore delegato di Alma Verde Bio, uno dei marchi storici del biologico italiano. Lo abbiamo contattato per parlarci del significato di continuare a investire sul biologico, su cosa significa lavorare con questo tipo di produzioni. Da lontano sembrerebbe, guardando un'azienda biologica, diciamo, con un occhio poco tecnico, sembrerebbe che l'azienda sia uguale a un'altra sostanzialmente, perché l'erba in mezzo ai filari si pensa che sia una cosa scontata, le siepi campestre si pensa che siano sempre esistite, in realtà non è così. In realtà sono cose che vengono fatte apposta per mantenere quel livello, quegli obiettivi che ha l'agricoltura biologica e biodinamica, cioè quella di portare a casa una produzione soddisfacente da un punto di vista economico, ma senza avere un impatto ambientale assolutamente tendendo ad avere praticamente un impatto ambientale quasi nullo da questo punto di vista, per cui come possiamo vedere anche qua l'inerbimento nei frutteti, le siepi campestre che fanno da contorno eccetera eccetera sembrano delle cose bucoliche, in realtà sono interventi che servono a mantenere la complessità degli organismi viventi all'interno di un frutteto, che fanno poi la possibilità di raggiungere un equilibrio, quindi rendere i parassiti meno parassiti, meno e via dicendo, insomma. E poi io direi la cosa che mi fa un po' sorridere, praticamente un po' la soddisfazione anche del produttore, secondo me, perché produrre in agricoltura biologica e biodinamica ci vuole innanzitutto una gran passione e poi non si dà nulla per scontato, ed è secondo me soddisfacente perché bisogna sempre studiare e aggiornarsi e provare, continuare a provare. Secondo me quindi il frutticoltore biologico non è più, cioè non è un frutticoltore che fa meccanicamente tutta una serie di procedure e di attività. Le fa sapendo benissimo, prova, riprova, sperimenta, si informa, si aggiorna soprattutto. Non cerca la soluzione più facile, questo è il discorso. Questo perché le scelte di una comunità si riflettono anche su come si decide di gestire le risorse a disposizione, di domandarsi da dove partire per creare una circolarità, cominciando dalle proprie azioni quotidiane, dal proprio campo di influenza, ad esempio applicandosi per ridurre gli sprechi. Il dato dal quale voglio partire è quello dello spreco alimentare domestico. Tra il 40 e il 50% dello spreco nei paesi sviluppati avviene proprio a livello domestico. E quindi è necessario che il consumatore singolo o comunque in gruppo
sia stimolato e dia un contributo fattivo alla riduzione dello spreco. Quindi potremmo dire, da un punto di vista teorico, che uno dei principali attori dello spreco delle filiere dei paesi sviluppati è il consumatore finale. E quindi è il principale attore in senso negativo, è quello che genera più spreco in assoluto. Però a me tutti i fenomeni mi piace guardarli da due punti di vista, è come una medaglia, ha due facce. Allora, in una faccia, abbiamo detto adesso, l'attore principale dello spreco è il consumatore finale nei paesi sviluppati, ma giriamo quella medaglia. Se per caso ad un certo punto lo spreco domestico si dovesse azzerare, significa che noi abbiamo risolto metà del problema dello spreco alimentare. Che cosa vuol dire? Diamo un altro dato per comprendere al meglio qual è l'impatto che può generare la riduzione a zero dello spreco a livello domestico. E guardiamo solo il caso Italia. La quantità di spreco che si genera a livello domestico genera il 3% delle emissioni di anidride carbonica equivalente del sistema Italia, che detta così 3% potrebbe essere un risultato del tutto contenuto. Qualche anno fa però, quando molti paesi firmarono il protocollo di Kyoto, quello sulle emissioni dei gas a effetto serra, l'obiettivo che i paesi sviluppati si erano dati era quello di ridurre del 3% le loro emissioni di gas a effetto serra. Quindi se improvvisamente noi in Italia decidessimo di azzerare o riuscissimo ad azzerare a zero lo spreco alimentare, significa che avremmo già raggiunto il protocollo di Kyoto, quindi non dovremmo ridurre la temperatura dei nostri riscaldamenti d'inverno, potremmo continuare a girare con le automobili così come più ci pare, ci piace. E quindi tutto questo per dire che non dovremmo rinunciare a niente, paradossalmente, ma semplicemente portare a zero lo spreco, che significa portare a zero un qualcosa di cui non abbiamo bisogno, che abbiamo acquistato senza averne bisogno. E quindi sta proprio in questo aspetto la semplicità un attimo da un certo punto di vista e la forza che possiamo avere noi consumatori nel con il nostro contributo puntuale, per puntuale intendo di ognuno di noi consumatori, nel creare un beneficio enorme all'ambiente in cui siamo, ambiente non solo inteso in termini di ambiente ecologico, ma territorio nel quale siamo. Quindi in pratica la forza che ogni consumatore ha in questo fenomeno, che potrebbe sembrare molto più grande di noi, in realtà è fondamentale, perché ognuno di noi con il proprio contributo può generare un beneficio molto 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 importante. Comprendere, o meglio, contare ciò che si spreca, per dare un immaginario concreto, è una delle idee alla base dello Sprecometro, un'app sviluppata nell'ambito del progetto Waste Watcher, il primo osservatorio italiano sugli sprechi. Ce ne parla Luca Falasconi, professore dell'Università di Bologna e uno dei fondatori di Last Minute Market. Sprecometro nasce dall'osservatorio Waste Watcher. L'osservatorio cosa fa? Da una decina d'anni a questa parte ogni anno lancia un questionario su un campione rappresentativo della popolazione per andare a vedere quelle che sono le abitudini di consumo o di acquisto e gli aspetti più strettamente legati allo spreco. E in questo questionario c'è proprio una parte dedicata allo spreco alimentare, dove si chiede per ogni singolo alimento quanto ogni singola persona ha gettato via nella settimana precedente, in modo tale da riuscire a fare una fotografia, essendo un campione rappresentativo della popolazione italiana, di quello che è la quantità di cibo in termini di percezione, naturalmente, che viene gettata via dalla popolazione italiana in ogni anno.
L'obiettivo in realtà non è di questo questionario, non è tanto quello di andare a quantificare quello che si getta via, ma andare a capire quelle che sono un po' gli andamenti in termini di spreco, ma anche di consumo e di abitudini di consumo degli italiani, e legandole poi con quella che è la campagna di comunicazione Spreco Zero, andare a capire quali sono le tematiche che è necessario stressare di più per cercare in un qualche modo di andare a incidere sulla riduzione dello spreco. Ma tutte queste risorse alimentari in eccesso, come possono diventare germogli? La cucina sicuramente può essere un modo importante per prevenire lo spreco alimentare, e la tradizione culinaria che abbiamo accumulato nel corso del tempo sicuramente può giocare un ruolo fondamentale nella prevenzione e riduzione dello spreco. I più importanti piatti che oggi sono alla base della grande cucina italiana provengono proprio da un percorso di valorizzazione degli alimenti al 100%, nato proprio in un contesto rurale dove in passato le disponibilità alimentari non erano tantissime, quindi era necessario valorizzare al meglio tutta la materia prima che si aveva, e quindi si è cercato di creare dei piatti che potessero essere capaci di sfamare tutta la famiglia utilizzando il 100% delle poche quantità che si avevano a disposizione. Messa sotto questo punto di vista potrebbe essere vista in modo negativo, nel senso che oggi siamo invece dalla parte opposta, dall'opulenza, quindi perché devo andare a valorizzare tutto quanto? Ma perché la valorizzazione significa arrivare ad ottenere quei piatti che fanno della tradizione alimentare italiana una delle tradizioni più importanti del mondo, e quindi valorizzare il 100% del prodotto vuol dire mantenere viva questo primato che abbiamo italiano, e dall'altro significa riuscire ad ottenere dei piatti fantastici da consumare. Riscoprire la cucina e la cultura rurale è più di un'occasione gastronomica. Può essere un mezzo con cui ripristinare i legami, con il nostro passato, certo, ma anche con il presente e, perché no, per dare forma e gusto al futuro. È un filo rosso, quello che lega la produzione biologica alla cultura gastronomica italiana ed europea, in cui l'equilibrio fra produzione, consumo e rispetto della terra e dell'ambiente ci permettono di dare valore a ogni sua parte, che dal campo arriva sulle nostre tavole attraverso le nostre scelte quotidiane. Scegliere i prodotti biologici ci permette di ricostruire il rapporto e le responsabilità di una comunità intera che riporta al centro del discorso l'ambiente, la sua tutela e la difesa delle sue varietà. Ci parla di conservare, non sprecare, per i motivi più nobili e per le soluzioni più gustose. Il nostro viaggio si conclude qui, dopo aver incontrato agricoltori, chef, giornalisti e ricercatori che lavorano ogni giorno non solo per comunicarci l'importanza di dare valore a ogni parte di ciò che mangiamo e viviamo, ma per disegnare un orizzonte in cui camminare. Avete ascoltato Germogli, il podcast sulla cucina rurale e l'agricoltura biologica prodotto da Made in Nature, il progetto europeo per la promozione e la diffusione dei valori del biologico in Italia, Francia, Germania e Danimarca.